اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته. Non è possibile dire quando visse Zoroastro, né tantomeno dove potrebbe essere sepolto, ma recenti studi sembrano aver individuato elementi validi per poter far luce su questi misteri e così comprendere meglio le origini della religione zoroastriana. Ho cercato in questo video di mettere insieme una serie di tasselli che potrebbero essere fondamentali nel tentativo di rintracciare la tomba di questo profeta dell'antichità. La sepoltura di Zoroastro, il profeta iranico fondatore dello zoroastrismo, è avvolta nel mistero. Non esistono fonti storiche certe che indichino il luogo esatto della sua morte e così anche della sua tomba. Secondo alcune tradizioni, Zoroastro sarebbe stato ucciso da un sacerdote di una religione rivale durante una cerimonia a Balkh nell'attuale Afghanistan. Altre leggende minori narrano come il suo corpo sia stato portato in un tempio del fuoco a Parsa, l'antica capitale dell'impero achemenide, o in un santuario a Nashk-e-Rustam, vicino a Persepoli. Tuttavia, nessuna di queste ipotesi è stata confermata da prove archeologiche o documentarie. Nuove indagini sembrano però aver portato elementi interessanti a questo affascinante mistero. Zoroastro si presenta in modo simile a molti altri grandi saggi e profeti dell'epoca antica. La sua vita è inframmezzata tra storia e leggenda. Si narra nei testi sacri di questa religione, lo zoroastrismo appunto, racconti di segni nel cielo che annunciarono la sua venuta, di meraviglie e presagi che si affiancarono alla sua nascita e di atti di potere che egli compì da ragazzo. Intorno ai 20 anni si ritirò dal mondo per cercare il divino attraverso lo studio, la meditazione itinerante e solitaria nelle remote zone delle montagne. All'età di 30 anni sperimentò la prima delle 7 visioni mistiche, da cui poi sviluppò la sua filosofia spirituale e iniziò il suo ministero. In queste visioni, un'entità angelica di nome Vohumana apparve a Zoroastro e lo scortò al trono del creatore, Ahura Mazda. Gli insegnamenti di saggezza che ricevette da Ahura Mazda furono dati sotto forma di 17 inni, i Gathas, contenuti nelle sacre scritture della Vesta. La religione zoroastriana ha 3 comandamenti principali: buoni pensieri, buone parole, buone azioni. Zoroastro nacque in un'epoca di agricoltori e la sua religione è quindi profondamente associata al mondo naturale. Oltre all'enfasi sull'eterna conflittualità tra bene e male, lo zoroastrismo è anche caratterizzato dall'adorazione della natura, dalla divinizzazione del sole, della luna e delle stelle e da ingiunzioni e prescrizioni scrupolose riguardanti la protezione della terra e della natura. Nella fede zoroastriana la riverenza viene mostrata al creatore, Ahura Mazda, sia direttamente che attraverso la venerazione delle sue varie creazioni e dei loro guardiani soprannaturali. Si ritiene che il fuoco pervada le altre 6 principali creazioni ed è sempre presente nelle cerimonie zoroastriane. Durante le loro preghiere i credenti sono rivolti verso una pira che arde, verso il sole o la luna, che sono considerati come fuochi celesti e come rappresentazioni di Ahura Mazda stesso. Il fuoco, tuttavia, non è considerato solo come un simbolo, ma anche come un essere santo che viene in aiuto dell'uomo in cambio di nutrimento e adorazione. Anche la venerazione del fuoco è equiparata all'invocazione della verità nella mente e nel cuore del credente. Lo zoroastrismo è oggi una religione relativamente piccola quanto al numero di aderenti, ma ha affascinato filosofi, pensatori, artisti ed esoteristi, soprattutto occidentali, nel corso dei millenni e soprattutto degli ultimi secoli. Nietzsche ne è un testimone.
La religione zoroastriana non è una religione universalista, anzi gli zoroastriani si considerano un popolo legato al sangue, come ebrei ed induisti, e da un lignaggio tanto che i Parsi in India sono ancora oggi considerati una casta, per quanto non esistano più, degli induisti. In totale, gli zoroastriani nel mondo sono oggi stimati in circa 125.000 fedeli. Platone, nel primo Alcibiade, parla di una scienza dei magi, scienza di Zoroastro, figlio di Oromazes, ma non si tratta di magia né di astrologia, così come la consideriamo oggi, bensì della stessa religione di Zarathustra, foneticamente aberrato in greco in Zoroastro. Il suo nome sembra derivare dall'adattamento del nome avestico traducibile come pura stella, ma anche di colui che possiede cammelli anziani, Ustra Zarant, quest'ultimo un significato che ritroveremo. Dai Greci fino al XVIII secolo si era affermata la credenza che Zarathustra fosse stato un profeta iraniano, filosofo, gnostico, esoterista, artefice di miracoli. Secondo la tradizione, Zarathustra mise insieme l'essenza dei suoi insegnamenti nei Gata, canti che costituiscono la parte più antica nella raccolta dei testi sacri zoroastriani, cioè l'Avesta. Dato che la lingua in cui furono scritti Gata corrisponde a un dialetto iranico orientale, si è ipotizzato, da parte degli studiosi, che la predicazione di Zarathustra avesse avuto luogo e origine nell'area geografica attualmente ripartita tra Afghanistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan. Più complesso è stabilire il periodo in cui sarebbe vissuto il profeta. Secondo alcuni studiosi, i Gata furono composti tra il 1600 e il 1200 a.C., altri, basandosi su alcuni autori greci, situano invece la loro comparsa in un periodo anteriore alla creazione dell'impero Achemenide, cioè attorno al 620-550 a.C. In questa prospettiva, quella di Zarathustra risulta essere una figura rivoluzionaria, comparabile a quella di altri grandi fondatori di religioni come il Buddha, Gesù o Maometto. Sempre più evidenze filologiche ci dicono poi che Zarathustra fu molto probabilmente un iraniano orientale, cioè nato nell'odierno Afghanistan, in una famiglia di liturgisti di religione indo-iranica e probabilmente cresciuto per diventare un sacerdote, denominato Otar o Zautar. Gli iraniani erano popoli indoeuropei, le cosiddette tribù arie, come si autodefinivano loro stessi, che tra il 5000 e il 4000 a.C. si spostavano come pastori e cacciatori nomadi nelle pianure che andavano dal Baltico fino al Caucaso e che verso il 3000-2000 a.C. iniziarono a stanziarsi e a costituire fondazioni e città stabili. Ne parleremo prossimamente. C'è un luogo che potrebbe forse ospitare la sepoltura di questo grandissimo profeta dell'antichità, un posto che è oggi conteso da altre religioni ed è situato in uno dei paesi più belli e affascinanti quanto pericolosi dell'era moderna, l'Afghanistan appunto. Stiamo parlando della città di Mazar-i Sharif, che in lingua afghana significa nobile santuario, Sharif nobile, Mazar santuario, in riferimento alla grande moschea dedicata alla memoria del quarto califfo islamico e primo imam Ali ibn Abi Talib, cugino e genero di Maometto, avendo sposato sua figlia Fatima, e che si erge al centro della città. Il santuario porta oggi il nome di Santuario di Sua Eccellenza Ali, o anche Moschea Blu, al-Masjid al-Azraq. Che la moschea sia realmente il luogo di sepoltura di Ali è alquanto improbabile. Fu scoperto, se così si può dire, nel XVI secolo dallo Shah Husayn, pronipote di Tamerlano dell'impero Timuride, ma la collocazione appare assolutamente fantasiosa, soprattutto per il fatto che Ali fu assassinato con certezza nel 661 a Kufa, nell'odierno Iraq, e nei suoi pressi sorse quasi subito un santuario poco distante dalla città di Najaf. Risulta quindi oltremodo improbabile e anche inverosimile che le sue spoglie fossero state poi spostate in gran segreto dall'Iraq all'Afghanistan.
La cripta originale sotto la Moschea Blu afghana risale ad oltre 1000 anni prima dell'Imam Ali. Escluso il quarto califfo dell'Islam, esiste un solo candidato in quella zona che potrebbe avere avuto un'importanza tale da dare al sito il suo antico nome, la tomba dell'Eccelso o Mazar-i Sharif. Quest'uomo si rivelerebbe nell'immagine del cammello radioso, ovvero Zarat Ushtra, che secondo una leggenda portò lì anche il corpo dell'Imam Ali. Il pronunciamento su cui si fonda questa leggenda ristabiliva così una equanimità e grandiosità non solo all'antica sepoltura di Zoroastro, ma anche ad una delle figure più importanti dell'Islam che conquistò anticamente questa regione. Come dicevamo inizialmente, gli studi attuali sono divisi sulle date della vita di Zoroastro, ma fonti tradizionali persiane, antiche, ebraiche e paleocristiane concordano tutte sul fatto che il profeta persiano morì sicuramente nel 551 a.C., durante le preghiere nella cappella di Balkh in Afghanistan, allora l'unica città importante nella provincia persiana della Bactria. Balkh si trova a circa 15 km a nord-ovest del capoluogo Mazar-i Sharif, nell'omonima regione della Bactria. Nei suoi pressi si trovano le rovine di Bactra, antica e fiorente città, centro di diffusione dello zoroastrismo, del buddismo e dell'Islam, capitale della Battriana e una delle maggiori città del Grande Khorasan e della Grande Persia. Balkh è una delle città più antiche al mondo ed è considerata la prima in cui si trasferirono le tribù indo-iraniche provenienti dal nord del fiume Amudarya attorno al 2000 a.C. o 1500 a.C. Gli arabi chiamavano Balkh al-Bilad o madre delle città a causa della sua antichità e della sua grandezza. Il nome Zaryaspa, nome alternativo di Balkh, potrebbe invece derivare dall'importante tempio del fuoco zoroastriano Azar-Yasp che lì si trovava. Balkh è considerato il primo luogo in cui Zarathustra applicò la propria religione, nonché il luogo dove molto probabilmente morì. Sarebbe del tutto sensato quindi che da questo luogo fosse stato portato successivamente a Mazar-i Sharif per i motivi che esporremo. Se così fosse, secondo i suoi insegnamenti, i suoi resti sarebbero stati esposti alle intemperie all'interno della comunità di Balkh e poi sepolti. Nello zoroastrismo, il corpo di un defunto, dopo un debito rituale, viene esposto agli animali e agli agenti atmosferici così che le sue parti rientrino nel ciclo naturale della vita. Abbiamo dedicato a questo proprio un video sulle Torri del Silenzio. Un qualcosa poi di molto simile a quanto viene fatto dal buddismo in Tibet. Lo storico greco Erodoto, scrivendo nel V secolo a.C., descrisse da parte degli zoroastriani l'uso di alti luoghi fin dal loro periodo più antico per questo tipo di pratiche, ovvero le sepolture. Leggiamo cosa ci diceva Erodoto. Non è loro abitudine fare ed erigere statue, templi e altari, ma offrono sacrifici sulle alture dei monti. Nel corso del tempo questi siti sacri naturali furono poi rielaborati e furono costruiti semplici santuari per le ossa di coloro i cui corpi erano stati esposti alla natura. Questi mausolei montani o su alture divennero il fulcro della tradizione del pellegrinaggio zoroastriano rispetto ai successivi templi del fuoco delle città e dei villaggi. Quindi la famiglia e i seguaci di Zoroastro avrebbero guardato al punto più alto che in quei territori può corrispondere nelle vicinanze proprio al luogo che chiamiamo oggi Mazar-i Sharif, a 15 km a est di Balkh, accessibile ma abbastanza alto da onorare il profeta più importante di quell'epoca. Il sito viene identificato con il suo nome di nobile sacrario o tomba dell'Eccelso solo dopo la metà del VI secolo a.C., come memoriale per gli innumerevoli pellegrini che si recavano in questo luogo per onorare una figura che non era certamente Ali, che sarebbe nato ben 1000 anni dopo, ma
a qualcun altro che indubbiamente aveva sconvolto la vita religiosa da un'estremità all'altra della via della seta. Ad oggi la collocazione di questa eccelsa figura in Afghanistan rimane un'ipotesi di lavoro, ma tutti gli elementi sembrerebbero circoscrivere proprio a questo luogo la sepoltura di uno dei più grandi profeti della storia antica, Zoroastro appunto. Risulta ancor più evidente come sia allo stato attuale dell'arte quasi impossibile poter effettuare studi e scavi per poter appurare questa ipotesi, ma tutti gli indizi sembrano circoscrivere questa possibilità oltre ogni ragionevole dubbio. Una tomba potrebbe prendere il nome da una persona o da un luogo, ma affinché una città possa prendere il nome da una tomba, la persona che vi fu sepolta deve essere stata eccezionalmente nota. In tutti i tempi, semplicemente, non è esistito nessun candidato in quella regione per un tale onore se non Zarathustra stesso. Il luogo fu identificato come Mazar-i Sharif, il nobile sacrario, più di 1000 anni prima della successiva e ipotetica sepoltura in quel mausoleo di Ali, quando fu opportunamente e nuovamente ampliato sulle precedenti fondamenta zoroastriane. Fu dopo questa prima sepoltura che la vicina area di Balkh cominciò ad estendersi oltre la pianura geografica della Battriana, verso un'area della capitale che crebbe fino a diventare il centro più importante dell'intero territorio. Nel suo autorevole libro sull'architettura in Afghanistan, l'illustre archeologo dell'Università di Edimburgo, Warwick Ball, commenta la moschea blu di Mazar-i Sharif con le seguenti parole: ci sono molte pratiche non islamiche associate a questo santuario, come l'innalzamento di un palo a Nowruz il 21 marzo di ogni anno, quando Mazar-i Sharif diventa il centro principale delle festività annuali di Nowruz, il Capodanno. Potrebbe darsi che il santuario rappresenti l'islamizzazione di un culto molto più antico, pre-islamico, incentrato su questo sito, forse anche dello stesso Zoroastro, che tradizionalmente si suppone sia sepolto nella regione di Balkh. Queste le parole di Warwick Ball. A rigor di logica, siccome la città prende il nome da una tomba di un uomo illustre e che vi fu inumato, è indubbiamente logico che la tomba fosse lì dapprima. La comunità nacque e si insediò in quei luoghi nel VI secolo a.C., in coincidenza proprio con la sepoltura del personaggio ovviamente più famoso che sia mai vissuto in quella zona, la cui tomba divenne il nome della città che crebbe intorno ad essa. Infatti, da quel giorno fino ad oggi non c'è mai stato nessun personaggio diverso da Zarathustra di tale importanza ad operare e morire in quella regione, con la possibile ma improbabile eccezione di Ali ben 1000 anni dopo. L'identificazione della tomba dell'Eccelso come luogo di riposo di Zoroastro lo collega direttamente ai Parsi e agli zoroastriani di oggi. L'identificazione in questo luogo della tomba di Zarathustra si adatta inoltre al modello islamico di sepolture multiple in un unico sito, laddove lo stesso Zoroastro è considerato dai musulmani come uno dei profeti del popolo del libro. Il giornalista canadese Terry Glevin del National Post e poi dell'Ottawa Citizen descrisse questo luogo in un articolo dopo una sua visita in Afghanistan. Ecco le sue parole: per secoli il glorioso santuario di Hazrat Ali a Mazar-i Sharif è stato il punto di arrivo dei pellegrini sciiti provenienti da lontano e un rifugio quotidiano di giardini e spianate per la maggioranza sunnita locale. La moschea blu, dove tutti pregano insieme, è anche la fonte del cosmopolitismo dei sufi. È una meraviglia dell'architettura islamica classica, costruita nel grande stile timuride su profonde fondamenta zoroastriane. Queste le parole del giornalista Terry Glevin. Quest'ultimo punto è un dato che lo stesso giornalista ha raccolto sul posto come parte integrante della tradizione locale. Una domanda che ci potremmo porre è perché sia così importante riscoprire il luogo in cui fu sepolto Zoroastro. La scoperta della sua tomba sarebbe di grande importanza, innanzitutto per gli stessi zoroastriani di oggi.
A questo si aggiunge il fatto che attraverso Babilonia questa figura e la religione da lui nata permetterebbe di comprendere meglio altre religioni come quella ebraica, yazida, manichea, come anche quella cristiana, che hanno tutte mutuato al loro interno alcuni dei principi zoroastriani nel corso del tempo. I cristiani, ad esempio, identificano Gesù come il loro salvatore del mondo, che è paritetico al Shaoshyant o redentore dello zoroastrismo. I residenti musulmani di Mazar-i Sharif sembrano non avere obiezioni nell'identificazione di questo sito con una prima sepoltura di Zoroastro. Inoltre, le guide e i libri turistici locali fanno spesso riferimento alla leggenda secondo cui la Moschea Blu sorgerebbe su una precedente fondazione zoroastriana. Questo santuario è considerato localmente innanzitutto e soprattutto come la tomba di Hazrat Ali, dicevamo, cugino, genero e futuro successore di Maometto, anche se la maggior parte dei musulmani in altre parti del mondo riconosce che la tomba di Ali si trovi nella moschea di Najaf, in Iraq. I devoti musulmani locali e le guide turistiche di Mazar-i Sharif hanno mantenuto la leggenda secondo cui il corpo di Ali sarebbe stato portato segretamente a Najaf in Iraq sul dorso di un cammello bianco o splendente, guarda caso molto simile agli attributi del nome di Zoroastro, molti anni dopo la sua precedente sepoltura a Mazar-i Sharif. Non contando che era morto in Iraq, per cui da qui, secondo questa tradizione, sarebbe stato portato in Afghanistan per poi essere riportato in Iraq. Libri, opuscoli e guide turistiche raccontano la storia di Ali sepolto a Mazar-i Sharif in una tomba che era già conosciuta da secoli appunto come la tomba dell'Eccelso, sebbene l'antichità del nome non sia stata compresa fino a tempi piuttosto recenti. In sanscrito e nelle lingue affini la parola Zara è spesso resa con il significato di dorato, splendente o bianco, sebbene i linguisti siano quasi unanimi sul fatto che la migliore traduzione sia di radioso. In sanscrito, come adottato in arabo, persiano, antico avestico e lingue affini, cammello si dice ustra o ushtra. Il significato, solo ora comprensibile della leggenda, è che questo memoriale ad Ali fosse nato su un precedente sepolcro di Zarat Ushtra, il cui nome completo è solitamente tradotto come cammello d'oro, sebbene cammello radioso o bianco funzioni altrettanto bene nella maggior parte delle lingue. C'è ampio accordo con il dottor Ahmad Hassan Dani, un importante epigrafista e archeologo della Università Quaid-i-Islam di Islamabad, sul fatto che la città fu chiamata la tomba dell'Eccelso almeno dal 138 d.C., mezzo millennio prima di Ali. Questa data, afferma lo studioso, più antica è testimoniata dall'iscrizione Mazar-i Sharif, chiaramente datata al tempio di Beka, un sovrano shahi locale molti secoli prima della morte di Ali nel 661 d.C. e della sua seconda sepoltura nell'anno 701 d.C. Così afferma lo studioso. Anche qui l'unico profeta degno di nota di quell'area fu ovviamente sepolto prima del 138 d.C., ma non prima del 550 a.C., quando la capitale della Battria fu trasferita da Balkh alla comunità appena fondata che divenne poi Mazar-i Sharif, che circonda la tomba dell'Eccelso, un personaggio molto rispettato, meritevole di un mausoleo apparentemente come nessun altro. L'eventuale attribuzione della tomba di Mazar all'Imam Ali era forse comprensibile poiché è noto che Ali viaggiò in Afghanistan, dove le sue impronte sono conservate in pietre commemorative in altre due città. Mazar-i Sharif fu rivelata o scoperta come luogo di sepoltura di Ali da Harun al-Rashid circa 40 anni dopo la morte di Ali nel 661 d.C. Harun fu il quinto califfo abbaside che governò a Baghdad dal 786 all'809 d.C.
Il libro Le 1001 notte è ambientato nella magnifica corte di Harun e alcune delle sue storie coinvolgono lo stesso regnante. Harun valutò durante il suo regno, per questioni di sicurezza personale, l'idea di spostare la sua corte a est di Baghdad e alla fine la trasferì in Siria, non prima però di aver considerato anche l'Afghanistan. Poiché esisteva già un mausoleo di un profeta in Afghanistan, nel luogo chiamato appunto Mazar-i Sharif, ovvero la tomba dell'Eccelso, una tomba già allora di interesse per i pellegrini, convenne al suo scopo che Harun dichiarasse che fosse anche la tomba di Ali. Lo fece su richiesta di Jafar as-Sadiq, che in seguito divenne il sesto imam della tradizione sciita e che stava cercando di stabilire una roccaforte sciita in Afghanistan. Jafar era un discendente di Ali da parte di suo padre, Muhammad al-Bakir, e la sua storia fu accettata con entusiasmo dalla popolazione locale di Mazar-i Sharif, all'epoca in gran parte sciita, anche se fu rifiutata da molti altri musulmani, così come lo è ancora oggi, dove buona parte degli islamici stessi ritiene che la tomba di Ali si trovi appunto in Iraq. È come se questi santi uomini cercassero un santuario già pronto e noto tra i pellegrini. Non c'erano siti ebraici, cristiani o musulmani in quell'area dell'Estremo Oriente, ma c'era un mausoleo imponente e importante e una città che aveva preso da lui il nome. Sia che abbiano portato lì i resti di Ali fisicamente o spiritualmente, l'attribuzione ha avuto l'effetto desiderato, cioè quello di trasformare questo santuario in una moschea musulmana. È anche possibile ipotizzare che i resti di Ali, o almeno una sua parte, siano stati trasferiti in Afghanistan in un secondo momento, ma riteniamo questa possibilità molto tirata e inverosimile rispetto alle prove che abbiamo qui presentato. È poi del tutto logico che con l'avvento dell'Islam in queste zone si sia voluto negare che l'importante tomba nel santuario appartenesse a un personaggio non musulmano, sebbene, come abbiamo visto, le sepolture su preesistenti inumazioni fossero una pratica consolidata da parte dei musulmani, così come anche dei primi cristiani e in molte altre religioni. La cosiddetta tomba di Ali fu poi ricoperta da una cupola e notevolmente ampliata e migliorata nel corso dei secoli. Il sultano Ahmed Sanjar della dinastia Seljuk espanse la struttura principale rendendola ancora più grande, simile alle proporzioni attuali, circa 300 anni dopo la presunta risepoltura di Ali. Nel tempo il santuario fu profanato e poi parzialmente nascosto sotto un terrapieno di terra, soprattutto durante l'invasione di Gengis Khan intorno al 1220 d.C. Nel XV secolo il sultano Husayn Mirza Baigara riparò e ampliò la sovrastruttura, trasformandola in una eccezionale esempio dello stile architettonico timuride. L'ultima aggiunta è un monumento all'eroe nazionale Ahmad Shah Massoud, leader dei Mujahideen, che combatté sia i sovietici che i talebani prima del suo assassinio nel 2001. Una planimetria delle fondazioni realizzata da ingegneri all'inizio del XX secolo mostrava come in precedenza fosse presente una cripta nel recinto murato più piccolo sotto la moschea originale, distrutta purtroppo dagli ampliamenti citati, ma i cui portali sono rimasti come parte dell'attuale santuario. Non è stata, come dicevamo, intrapresa alcuna datazione o studio ufficiale sul sito, soprattutto per la sua natura religiosa e per la difficoltà del paese che lo ospita. Il nucleo del santuario contiene una camera tombale e un'anticamera per la preghiera e il culto, punto di partenza per future indagini. Una domanda che rimane senza risposta è se anche altri membri della famiglia di Zoroastro potrebbero essere stati sepolti lì successivamente. Se così fosse, esisterebbero probabilmente dei manufatti e delle reliquie e forse potrebbe essere ritrovato anche il deposito di documenti per i quali Zoroastro era particolarmente famoso. Le parti mancanti della Vesta si potrebbero trovare sepolte sotto la Moschea Blu, un tesoro costituito dai capitoli mancanti
dal VI al XXVII, che studiosi come Mary Boyce ritengono siano stati composti dallo stesso Zoroastro. Nel corso degli anni alla Moschea Blu sono state aggiunte tombe di varie dimensioni per un certo numero di leader politici e religiosi afghani, il che ha portato ad uno sviluppo di dimensioni irregolari della bellissima struttura preesistente. La sua magnificenza nasconde però ancora una storia dimenticata e nascosta che potrebbe in futuro riportare alla luce il sepolcro di una delle figure più affascinanti ed emblematiche degli inizi moderni della storia umana. Se realmente Mazar-i Sharif conserva la tomba dell'Eccelso, ovvero di Zarathustra, allora sarebbe possibile fare nuova luce sulle origini di una religione che ancora oggi affascina e nasconde molte risposte sulle sue origini. Come abbiamo visto molte volte nei nostri video, non sempre esistono risposte certe alle domande che ci poniamo, ma talvolta esistono labili indizi da seguire per riscoprire il nostro passato. Un po' come fece Schliemann che, seguendo la leggenda della città di Troia descritta da Omero, riuscì a riscoprirla e a riportarla alla storia dopo millenni di oblio. Solo il tempo e la volontà congiunta dei fedeli e degli uomini di queste religioni potranno portarci ad avere risposte. Intanto noi proseguiamo nella nostra ricerca.